Oggi in questa specie di vlog voglio parlarvi di Moosewatch e se ne è parlato tantissimo, è stata detta la qualunque su questo orologio. È però un orologio particolare che ho finalmente avuto la possibilità di comprare e credo di avere qualcosa da dire. E soprattutto ho deciso di parlarvene qui nella natura e non in studio come al solito, perché sono in vacanza. Allora, Omega Moosewatch, la prima domanda è perché? Beh, non c'è un motivo in realtà. Come ho anche spiegato su alcune storie Instagram, sono curioso, siamo appassionati di orologi, il Moosewatch rappresenta un determinato periodo storico, un momento particolare dell'orologeria e quindi perché? Per provarlo ma anche per parlarvene, anche se poi messo al polso in realtà devo ammettere che mi ha un po' stupito, perché di sicuro è un orologio che vale i suoi 250 euro di listino, ma c'è dell'altro. Innanzitutto l'indossabilità, perché non è il semplice swatch che tutti conosciamo, ma è un vero e proprio Speedmaster. Ha una cassa da 42 mm, passo del cinturino da 20 mm, quindi volendo è anche possibile cambiare il velcro con cui viene fornito, e veste in pratica come uno Speedmaster. Un'altra delle cose che mi sono piaciute di questi orologi è che sono degli orologi un po' frivoli, chiamiamoli così, non sono degli orologi seri, tant'è che tra le tante varianti quelli che personalmente preferisco sono quelli colorati, semplicemente perché dimostrano il loro carattere prettamente giocoso, prettamente estivo di questo modello. Secondo me acquistare il clone, chiamiamolo così, con gli stessi colori dell'Omega Speedmaster originale, quello in semplice acciaio, è un po' riduttivo, semplicemente perché sembra qualcosa che in realtà non è e non vuole essere. Lo reputo molto più carino e riconoscibile, il Moosewatch in particolare, proprio per via della combinazione dei suoi colori nelle varie versioni. Questo con il marrone, con il color sabbia, soprattutto con l'ambrozzatura, ritengo che sia il più carino. Poi là naturalmente va a gusti. Dalla sua poi c'è naturalmente la semplicità di utilizzo, perché come abbiamo visto anche al polso di tanti VIP, da calciatori a imprenditori, è un orologio che indubbiamente ha stile ed è riconoscibile, e acquistandolo al listino costa solo, tra virgolette, 250 euro, che non è pochissimo per un pezzo di plastica, però non è soltanto uno swatch di plastica, rappresenta qualcosa in più, rappresenta anche soltanto un periodo storico, è comunque un oggetto da collezione che potrebbe valere la pena avere, mettere in collezione insieme agli altri orologi, quindi al giusto prezzo. Con un po' di sacrificio e di pazienza, trovandolo al listino, credo che sia il giusto compromesso tra stile e facilità di utilizzo, per esempio in estate, al mare,
a maniche corte o in viaggio per esempio, proprio perché rimane un oggetto riconoscibile e stiloso, ma che non dovrebbe creare problemi, e questo credo sia un suo punto a favore. E poi c'è anche il cinturino, che in realtà almeno nelle foto è sempre sembrato a tutti un po' cheap, molto economico, quasi plasticoso, ma dal vivo in realtà si è rivelato essere un cinturino, per quanto in velcro, di ottima fattura. È un velcro impermeabile, abbastanza spesso, che veste in maniera comoda al polso, e proprio rispetto al cinturino qualcuno mi ha chiesto se ha senso pensare di cambiarlo. Sicuramente è possibile farlo, perché come dicevo ha una cassa da 42 mm con passo del cinturino da 20, quindi è possibile montare qualsiasi cinturino, in particolare su questo modello Saturn color sabbia ci starebbe benissimo sicuramente un nato in pelle marrone. Il problema però è che ho pensato se valesse la pena o meno cambiare il suo cinturino in velcro, e ritengo di no, perché è un orologio che nasce così, nasce in maniera semplice, nasce per essere un orologio facile da portare, per essere un po' frivolo anche nel suo essere di plastica, nel suo essere uno Swatch marchiato Omega. Quindi è possibile cambiare cinturino, ma non ritengo che rispecchi poi l'anima di questo orologio, che si rischierebbe di rendere troppo serio per ciò che in realtà vuole essere. Insomma, la domanda che tutti si pongono e che mi ponevo anche io all'inizio, immagino sia sempre la stessa, e cioè: vale la pena acquistare un Omega, uno Swatch, Moosewatch? Io ritengo di sì, che si sia appassionati o meno, semplicemente perché oltre ad essere, a mio avviso, un oggetto collezionabile, è anche un oggetto sicuramente stiloso, che ha un prezzo assolutamente abbordabile, un prezzo assolutamente idoneo a quello che è l'oggetto. Quindi sì, ritengo che valga la pena acquistarlo, purché si acquisti al listino. E come al solito vorrei sapere la vostra nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati anche in questo vlog qui su TOC. Ci vediamo nella prossima puntata. Questa non è la stanza degli orologi, ma ci torneremo presto. Ciao! Fermi tutti, non ho risposto alla domanda che tutti si pongono. Questo Moosewatch può essere l'orologio dell'estate? Addio Moosewatch, insegna agli angeli ad andare sulla luna.